Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici più importanti di tutto il periodo. Nella seconda parte andremo a vedere gli eventi mese per mese. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. Cominciamo con un 8 di bastoni con la carta della torre, il papa al contrario. Abbiamo un cavaliere di bastoni, un asso di spade e un 5 di spade. Allora, partiamo da questo 8 di bastoni. Ragazzi, vi sento energia allo stato puro. È come se aveste una grandissima voglia di ricominciare, mi verrebbe da dire. E vi dico così perché c'è la torre. La torre parla sempre di qualche tipo di rottura, di qualche tipo di crollo dell'ego. C'è qualche cosa che voi avevate puntato, sul quale voi vi eravate focalizzati, ehm, che è da ridimensionare con questa torre. Ma io credo che molte persone lo abbiano già fatto questo tipo di lavoro, ok? Questo lavoro di destrutturazione. È come vi sento un po' nuovi. Normalmente la torre quando arriva destabilizza non poco, sono passaggi, cambiamenti quasi a 360 gradi per certi versi, ma sono sempre cambiamenti che poi vi danno la possibilità di ricostruirvi come voi volete. Il fatto che ci sia il Papa al contrario mi dà questa sensazione di, come vi posso dire, non è un isolamento dalla società, ma diciamo che qualcuno è come se si stesse allontanando da qualche ehm, realtà, ok? Potrebbe essere una realtà spirituale, potrebbe essere una realtà fisica, una famiglia, un gruppo di amici, un gruppo di lavoro. C'è un qualche tipo di sento anche una sorta di bassa autostima per certi versi nel gruppo in cui voi siete rimasti fino ad adesso, come se le persone non vi avessero stimato. C'era bisogno probabilmente di questa torre, di questa rottura per riuscire ad essere riconosciuti, mm? Perché qualcuno riconoscesse la vostra autenticità, il vostro entusiasmo, la vostra voglia di fare. Il cavaliere di bastoni comunque parla di una persona molto passionale e sicuramente nel vostro lavoro mettevate tanta intenzione. Abbiamo poi anche questo asso di spade al contrario e qui sento che dovete lavorare sulla vostra chiarezza mentale. Guarda caso arriva sotto la torre. Qui sento che c'è da destrutturare davvero qualche tipo di discorso inerente, quello che voi volete per voi stessi. Quando c'è la torre si parla sempre di quello che è l'ego, no? Quindi mm, i desideri egoici, egoistici un po'. Quindi io voglio, non importa agli altri, questo è quello che voglio io, punto. Ecco, ci sono certe volte dove per questioni di libero arbitrio ehm, il vostro volere va un po' ridimensionato perché magari non è il bene supremo degli altri. Quindi certe volte quando ehm, ci si focalizza su una situazione, su un obiettivo, in modo appunto egoistico, prima o poi arriva il momento torre. È così per tutti. I momenti torri sono i momenti delle prove della vita, sono i momenti difficili da superare fondamentalmente. Però vi dico, non è... ehm, secondo me lo avete già vissuto, lo avete già passato, lo avete già... Molti lo stanno, diciamo, hanno ancora questo strascico di questa torre, però per molte persone questa rottura, questa caduta delle sicurezze è già avvenuta.
ed è per quello credo che ci sia il Papa al contrario, ok? C'è qualche cosa nel vostro intorno sociale, lavorativo che vi è un po' scaduto, vi è un po' decaduto, ed è da qui che arriva anche l'asso di spade al contrario, il fatto che comunque ci sia una sorta di confusione mentale, qualche cosa da tagliare. Anche il 5 di spade parla di confusione mentale in realtà. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. 8 di spade, un'altra carta di confusione mentale, di pensieri autolimitanti, una regina di bastoni e una regina di pentacoli. Allora, l'otto di spade parla sempre di quelle che sono le nostre gabbie mentali, i nostri pensieri autolimitanti. Vi ricordo che qui c'è tanta attività mentale. Io credo che anche l'otto di bastoni qua lo sento come un impulso, come un'energia senza ordine, mi verrebbe da dire. Ed è per questo che è senza ordine, perché non c'è un ordine di pensieri, un ordine di priorità. Queste due figure, la regina di bastoni e la regina di denari, parlano di quello che è il lato da migliorare. Da un lato voi avete il cavaliere di bastoni che parla già di questa passione, anche qui avete i bastoni, di questo impulso, di questa spinta, ok? Ma la regina vi dice, cercate di essere un po' più ammaliatori nel vostro modo di porvi, nel vostro modo di gestire le situazioni, le relazioni. E la regina di Pentacoli parla proprio di concretezza, parla anche di generosità. È una persona che è sempre disposta ad aiutare, la regina di Pentacoli, quindi potrebbe essere un suggerimento su dove mettere il focus, quindi sulla vostra capacità. Vi faccio presente, la regina di bastoni normalmente viene sempre rappresentata con un gatto, che normalmente è nero, qui invece è rosso. Però comunque il gatto nero è per ricordare, per dare quell'input, diciamo all'idea delle streghe, no? Le streghe venivano rappresentate con i gatti neri. Poi un giorno magari vi spiegherò perché. Ehm, ed è un po' quello il senso. La regina di bastoni è una regina che ammalia, è una regina che in un certo modo ti strega, no? Con le parole. Ed è un po' quello. Non dico di circuire la gente, cerchiamo di capirci. Però ecco, magari non siate così diretti nel dire, determinati e concreti sì, ma siate un po' più diplomatici magari nel dire le vostre cose, nell'esprimere i vostri pensieri. Per un gruppo più piccolo, queste due donne, queste due figure femminili potrebbero rappresentare due persone che in qualche modo potrebbero darvi una mano. Basta chiedere aiuto fondamentalmente. Vi faccio notare che se la regina di bastoni aveva il gatto, in questo mazzo la regina di denari viene rappresentata con un cane, perché è una persona fedele, è una persona sulla quale si può contare. Bene, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano gli eventi. Ok, vi ricordo che comunque le letture sono collettive, non risuonerà tutto. Ok, andiamo a vedere per la Vergine, mese per mese. Cominciamo con la carta del mago, di nuovo un asso di spade e un re di denari, qui c'era la regina di denari. Quindi sento che a luglio c'è quel nuovo inizio di cui vi parlavo. Vi ricordate che con la torre vi dicevo che secondo me c'è già stata questa rottura e in effetti qua vediamo questo nuovo inizio. Abbiamo due carte, numero 1, l'alchimista e l'asso di spade. Ad agosto inizia ad esserci quella chiarezza mentale, quell'ordine di pensieri. L'asso di spade parla anche di qualche tipo di verità che viene a galla, che viene alla luce. C'è la possibilità di qualche nuovo inizio.
Abbiamo poi un re di denari a settembre. Qui sento che, allora, o è una persona che potrebbe venirvi in aiuto, e qui avevamo la regina di denari, oppure potrebbe essere una vostra attitudine, quindi il diventare un po' più professionali, mi verrebbe da dire, un po' più informati su quello che state facendo, un po' più anche diplomatici, ecco. Il re di denari è sempre una carta che parla di una certa potenza materiale, concreto, proprio a livello di fare con le mani, o anche, visto che comunque è un re di denari, una potenza materiale a livello di soldi, a livello economico. Abbiamo un altro asso, ragazzi, asso di denari, carta della forza. Andiamo a vedere dicembre, un 2 di coppe. Wow! Ma che belle carte! L'asso di denari parla a ottobre di un nuovo inizio. C'è qualche cosa di nuovo che comincia, ma in effetti io vi vedo, siete energia allo stato puro. L'otto di bastoni molte volte parla anche di comunicazione, di notizie, ed è un po' risuona, diciamo, con l'energia dell'asso di spade. Quindi anche l'asso di spade per certi versi parla di alcune verità che vengono alla luce. Quindi abbiamo detto che a ottobre inizia qualche tipo di nuovo percorso. Per molte persone può essere che tra settembre e ottobre si conosca questo re di denari, che comunque è sempre una persona generosa, esattamente come la regina di denari, ok? E che vi possa dare una mano anche proprio a livello economico. Magari qualcuno, mi parlano di una struttura, magari qualcuno vi presta una struttura, vi fa un regalo da un punto di vista economico, potrebbe essere un socio finanziatore, e verso fine anno, ragazzi, si trova la forza, si trova il coraggio di fare quel passo avanti per creare la collaborazione, per creare quello che è un accordo, un compromesso. Bene, direi che non è male. Andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa vi posso dire. Quindi spiegatemi il mago, per piacere, grazie. 4 di bastoni. Vi invito a rimanere fino alla fine della lettura, perché poi estrarrò qualche carta per i disoccupati, per gli occupati e per gli autonomi. Allora abbiamo un 4 di bastoni e un 2 di pentacoli. Allora qui si sta pensando a qualche tipo di accordo con il 4 di bastoni, o si sta cercando, visto che c'è comunque un mago, di concretizzare qualche tipo di accordo, ok? Abbiamo un 2 di pentacoli, però ci sono determinate incertezze in questa sorta di contratto, o diciamo di nuova realtà, ok? Andiamo a vedere l'asso di spade. La morte al contrario e il 3 di coppe. Ragazzi, qui qualche cosa viene tagliato. Ad agosto, con la morte e l'asso di spade, c'è qualche tipo di verità, qualche tipo di presa di coscienza, di consapevolezza, qualche tipo di scoperta magari anche, o semplicemente di comunicazione, perché qua avete l'otto di bastoni che in qualche modo farà arrivare questa morte, farà arrivare questo taglio. Magari non è ancora una cosa concreta, perché la morte è girata a testa in giù, quindi è nell'aria ma non è ancora effettiva. Però sento che in qualche modo c'è qualche cosa che ha bisogno di rinascere, ha bisogno di un nuovo inizio. Andiamo a vedere il re di denari. Abbiamo un 9 di pentacoli al contrario, la carta del mondo al contrario. Qui si tratta di una situazione dove non vi sentite autosufficienti, non vi sentite liberi di prendere le vostre decisioni, di fare le vostre scelte, e credo che molte persone siano un po' condizionate e di conseguenza non si riesca ad effettuare quel cambio, quel movimento che si vuole effettuare. Ed è un po', se guardo il Papa al contrario, il fatto, appunto, questa cosa di non essere riconosciuti, di non sentirsi all'altezza, mi verrebbe da dire. C'è comunque un 9 di pentacoli al contrario, che parla di dipendenza quando è al contrario. Si potrebbe trattare di un lavoro
di un nuovo lavoro alle dipendenze di qualcuno, ma qui sento proprio che è una questione per chi per esempio avesse già un lavoro, è come se non venisse apprezzato per il tipo di sforzo e di lavoro che fa, o non come vorrebbe. Andiamo avanti con l'asso di denari, vediamo questo nuovo inizio. 10 di coppe e 7 di pentacoli. Qui sento che, diciamo, potrebbe essere per molti solo un'impressione, questo Papa al contrario, perché in realtà quello che vediamo qui a ottobre è una carta di nuovo inizio ciclo ed è un inizio di tipo concreto perché è un asso di denari. È una carta di fine ciclo, di compimento, di appagamento che è il 10 di coppe. Chiaro, c'è il 7 di pentacoli che parla di pazienza, però è una carta che vi dà una speranza positiva, nel senso che voi sapete che prima o poi i frutti arriveranno, ok? Siete certi, bisogna solo aspettare. Andiamo avanti con la carta della forza. Regina di spade al contrario e un'altra volta il Papa. Dunque, datemi una... 3 di spade. Io credo che qui ci sia una sola persona in particolare dalla quale vogliate questa sorta di riconoscimento. Potrebbe essere questa regina di spade. Però avere il Papa qua girato al dritto, sento che qualcuno, grazie al Papa, prenderà, perché il Papa parla di presa di consapevolezza, parla di un'elevazione della spiritualità, di un qualche cosa che comunque si riesce a capire nella sua totalità, nella sua globalità, ok? E anche la connessione con il divino, quindi è una persona che canalizza informazioni. C'è comunque l'intervento, che sia di una persona o che sia di una sorta di comprensione, c'è o una persona, un fatto, diciamo così, che giocano a vostro favore e fanno in modo di farvi trovare la forza per andare avanti verso questo 2 di coppe. Andiamo a vedere il 2 di coppe per piacere, grazie. 5 di coppe al contrario e gli amanti al contrario. Una carta per gli amanti al contrario, 2 di coppe al contrario. Così non mi state aiutando. 5 di coppe, 5 di bastoni. Guardate, il fatto che queste due carte siano al contrario, e qui ne abbiamo una al dritto, mi dà da pensare che l'accordo che si andrà a stipulare, perché si andrà a stipulare, il Papa parla di contratti, il 4 di bastoni parla di contratti, può essere che a diciamo inizio estate sia solo un accordo verbale, poi diventi un contratto, può darsi che siano due contratti di tipi diverso, magari con due aziende diverse, due collaboratori o due clienti nuovi. Ehm, Però ecco, c'è qualche cosa qui, ragazzi, che io credo che sia solo una paura di pentire, perché 5 di coppe normalmente parla di un rammarico, di un pentimento, e il 5 di bastoni parla di competenza, di discussioni, di disaccordi. Ed effettivamente, avendo due carte che mi parlano di unione felice, al contrario, sento che potrebbe essere una cosa un po' combattuta, un po' sofferta, questo tipo di accordo, questo tipo di contratto lavoro o quello che per voi è il 2 di coppe. Però comunque c'è un accordo, nel caso siate senza lavoro, verso fine autunno potrebbe arrivare il lavoro. Ecco, potrebbe non essere proprio il lavoro dei vostri sogni, diciamo così, potrebbe non essere l'accordo, il contratto, il cliente. Però io sono convinta che vi aiuterà
a lavorare sull'amor proprio, perché quando c'è la carta degli amanti al contrario si parla sempre di un lavoro di amor proprio. Ok, vediamo se riesco a darvi qualche notizia in più, qualche informazione in più con l'altro mazzo di tarocchi. Andiamo a vedere per i disoccupati, per piacere, grazie. 3 di spade, asso di bastoni e 8 di bastoni. Allora, qui ripeto, il 3 di spade ce l'avevate anche qui, però in realtà sento che per voi è quella cosa, quella sofferenza che potremmo rivedere anche qui con la morte per certi versi, perché l'energia di sofferenza è un po' la stessa, vi darà la spinta per iniziare qualche cosa di deciso con questo asso di bastoni e diventerete veramente energia allo stato puro, come vi dicevo qua. La sofferenza che avete vissuto, questo momento torre, sarà l'elemento scatenante per la vostra partenza, la vostra azione, la vostra decisione. Sarà molto positiva questa seconda parte del 2022, ok? Andiamo a vedere per chi è... Ok. Allora, 2 di spade per chi è dipendente, 2 di coppe al contrario un'altra volta. Abbiamo la torre al contrario e un fante di bastoni. Allora, abbiamo 2-2 e qui sento che ci sono dei forti dubbi per quello che riguarda questo tipo di collaborazione, questo tipo di contratto che voi avete in questo momento. Ma infatti anche qui un po' si vedeva, no? Gli alti e bassi del contratto, diciamo così, per chi appunto ha già un lavoro. Il punto qual è? Che ragazzi, avete la torre e la torre anche qui c'è da lavorare sul vostro egocentrismo, sul vostro egoismo. ehm, e lo sento così più che amor proprio, perché comunque la torre è girata al contrario. Non lo so, può essere che ci sia qualche cosa che voi vogliate all'interno di questo contratto e che magari per qualsiasi tipo di motivo non è ora che voi abbiate quel tipo di promozione, quel tipo di aumento di stipendio, quel tipo di vacanza, quel tipo di privilegio. Magari c'è qualche cosa che voi non sapete in tutta questa storia, voi non vedete qualche cosa e di conseguenza vi diventa difficile capire. Per certi versi qualcuno deve diventare più egoista. Sento che per un gruppo piccolo però, per molti c'è da lavorare su quello che è la trasparenza, se vogliamo, all'interno di questo contratto, di questo lavoro. Magari non sento che sia tanto con i colleghi, anche se potrebbe essere magari con un collega in particolare. Mm, Però potrebbe proprio essere una questione del tipo di contratto che avete in questa azienda. Guardate, per qualcuno sì, potrebbe essere con qualche collega, perché comunque abbiamo una figura, c'è un fante di bastoni. Andiamo a vedere per le persone che sono autonome, per piacere, grazie. Ruota della fortuna al contrario, la stella, 4 di bastoni e la regina di denari. Ok. Allora, quello che sento qui è che fondamentalmente dovete focalizzarvi di più, ok, su quello che è il vostro obiettivo. La ruota della fortuna parla di un ciclo che non si è ancora concluso. Qui c'è la necessità di chiudere qualche tipo di ciclo e mi riferisco qui a questa torre. Poi abbiamo la stella che è il sogno, l'obiettivo, il desiderio. Andate dritto verso quello che è
il vostro desiderio, non vi fate fermare. E poi abbiamo la firma di un nuovo contratto, ragazzi, ok? Quindi un contratto di collaborazione che vi farà diventare una regina di denari, quindi una persona che per certi versi raggiungerà una stabilità a livello economico. Quindi andrà molto bene per le persone autonome. Vi ricordo che comunque qui verso fine autunno, più o meno, metà autunno, c'è comunque l'asso di denari che è un dono, è un regalo, è un nuovo inizio, potrebbe anche essere un aiuto da parte di qualcuno, quindi sarà un buon periodo, ok? Va bene, andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli per chiudere la lettura. Ok. Oh, questa carta parla della stella blu. Allora, la stella blu è la stella della compassione ed è alloggiata, risiede dentro la vostra anima. Si dice che l'anima, il colore dell'anima sia un blu molto acceso. Adesso con la luce di oggi non si vede, non si capisce, però è un blu molto acceso, è un blu brillante, quasi fosforescente, no? Ok, e poi abbiamo, oh wow, rifletti in questo momento con amore, dolcezza e compassione. Ecco, ragazzi, la compassione è difficile da provare, prima di tutto per se stessi. Diventa importante qui fare questo lavoro di parlarsi, se vogliamo, con amore, gentilezza e compassione, prima di tutto con se stessi. È la cosa più difficile. Una volta che impariamo a essere compassionevoli e amorevoli nei nostri confronti, vedrete che sarà molto più semplice farlo nei confronti degli altri. Sarà un'attitudine, se vogliamo, un po' più naturale, ok? Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!